Dunque, l'8 settembre io mi trovavo a Prizren, nel Kosovo. Ebbi la notizia il 9 mattina, perché la linea pezzi della quale io ero il comandante si trovava in un vecchio castello turco alla periferia di Prizren, dove avevamo i pezzi che facevamo la protezione del campo. Lì, nelle prime ore della mattina, cominciamo a sentire dal campo base in basso un gran rumore, un gran vocio di persone. Dopo poco mi telefonò il mio sottocomandante, il quale mi disse: guarda, sta succedendo cose inverosimili. Abbiamo avuto notizia da una radio che l'Italia ha fatto un armistizio, che la guerra è cessata e che dobbiamo cessare di combattere. Non abbiamo notizie. Da notare che il giorno precedente il comando della divisione, insieme con tutti gli ufficiali dello Stato Maggiore della divisione ed alcune compagnie di fanteria di scorta, aveva lasciato Prizren e si era diretto verso Scutari. Loro avevano già avuto la notizia dell'armistizio e se ne stavano andando verso i porti dell'Albania per cercare di rientrare. Se non che lasciarono i reparti, nei quali erano rimasti solo gli ufficiali di reparto, no? Fino al colonnello comandante reggimento, senza ordine, senza niente, senza nessuna notizia della situazione. Da notare che noi eravamo sempre stati in combattimento contro i partigiani titini, non solo, ma negli ultimi mesi anche la popolazione albanese, che pure avevamo favorito in quanto il Kosovo era, prima dell'entrata in guerra dell'Jugoslavia, era una regione jugoslava. Dopo la fine della guerra con l'Jugoslavia, la sconfitta dell'Jugoslavia, diventò una regione annessa all'Albania, è chiaro. Quindi diciamo, fu cambiata tutta l'amministrazione pubblica a favore degli albanesi, i quali dovevano esserci grati perché li avevamo rimessi al potere levando i serbi che erano i loro nemici. Inspiegabilmente e proprio per me ignobilmente questa gente si detta alla guerriglia contro di noi. Quindi trovammo i titini, i serbi. In Kosovo c'era anche un reggimento di cacciatori d'Albania, che era fanteria albanese, il cui comando di reggimento era composto da ufficiali italiani. E i comandanti di reparto, di battaglione e di compagnie erano invece albanesi che avevano fatto i corsi di addestramento in Italia e quindi erano diventati ufficiali dell'esercito italiano al comando di unità albanesi. Questi bravi soldati che avevamo, che erano tutti veneti, dell'Alto Veneto, gente corretta, seria, insomma, ma che abbiamo fatto di male per essere stati abbandonati da tutti? Perché se noi avessimo avuto ordine di combattere in base a dire, noi avremmo combattuto anche contro i tedeschi, come avremmo sempre fatto. Quindi in un primo momento fu un'attività difensiva che portò a cose sconcertanti, perché non avendo avuto notizie prima, non avevamo potuto ritirare i piccoli reparti, i piccoli nuclei disseminati in periferia, i quali attaccati vennero sopraffatti e sottoposti a uccisioni, a ruberia, a tutto. Molti che riuscirono a rientrare arrivarono in condizioni disastrose. Atteggiamento dei tedeschi. Noi eravamo vicini al confine con la Bulgaria, no? Con la Macedonia, dove c'erano molti reparti tedeschi. Trascorsi una decina di giorni dall'8 settembre, arrivarono 2 o 3 motociclette e un carrozzino con ufficiali tedeschi, i quali chiesero di parlare con l'ufficiale superiore in grado nella zona, il quale ricevette e al quale loro fecero questo discorso. L'Italia ha chiesto l'armistizio, quindi potenzialmente voi siete nostri nemici. Noi abbiamo combattuto con voi, ci rendiamo conto che voi non avete nessuna responsabilità in questo fatto,
non abbiamo ordine di cosa fare per il momento. Vi raccomandiamo di non fare azioni contro di noi e noi ci asteremo di farle contro di voi. Quindi furono estremamente ragionevoli. Ebbero il consenso da questo colonnello e ritornarono via. Dopo ancora qualche giorno cominciarono a avvicinarsi i reparti corazzati tedeschi, i quali si disposero in tutto. Nel frattempo l'Italia aveva deciso di entrare in guerra contro la Germania, quindi eravamo diventati apertamente. Questi ufficiali tornarono, nel frattempo si erano acquisiti una situazione di forza nei nostri riguardi perché avevano carri armati. E fu fatta una riunione di tutti gli ufficiali presenti. In questa riunione i tedeschi ci avanzarono 3 proposte. Primo, aderire con loro, quindi seguirli, perché loro poi sarebbero proseguiti verso la Grecia, verso il meridione, inglobati nell'esercito tedesco. Quindi gradualmente ci avrebbero dato, noi dicevamo assolutamente no, noi siamo italiani. Seconda proposta, quella di seguirli come manodopera, come diciamo persone da adoperare per lavori. Noi dicevamo di no. Ultima proposta fu quella di dire vi portiamo in campo di concentramento dove sarete trattati decentemente. Fu fatto un referendum, fu constatato l'assoluta impossibilità di fare qualcosa, poi fra l'altro non avevamo ordine, non sapevamo cosa fare, decidemmo all'unanimità di andare in campo di concentramento. Nel frattempo dovemmo consegnare armi e magazzini ai tedeschi, i quali ci permisero di continuare a prelevare viveri, quello che c'era bisogno. E lì avevamo una prima enorme delusione. Io fui fra gli ufficiali incaricati di consegnare questi magazzini ai tedeschi, questi magazzini. Lì trovammo cose in quantità e di qualità incredibili. Noi avevamo patito il freddo nel 42 fino ai primi del 43 a 2000 metri con le divise estive e compagnia, quando lì c'erano cappotti foderati di pelliccia, guanti, passamontagna che non avevamo. Quindi lì ci fu la conferma che c'era qualcosa che non funzionava, è chiaro. Dopo averci disarmato, il grosso delle truppe tedesche proseguirono verso la Grecia e lì rimase una compagnia, la quale si trovò in difficoltà nel contenere partigiani, tutta questa gente che cercava di razziare tutto quello che poteva. Ci offrirono di riarmarci, di riconsegnarci le armi leggere, che ce le riconsegnarono infatti, con una certa quantità di munizioni. Poi avvenne il trasferimento verso la prima stazione ferroviaria, che era a Ferizzaro. Una volta arrivati in campo di concentramento aderimmo al nuovo esercito italiano subito in ottobre e fummo trasferiti, quelli che avevano aderito, a Munsing, nel grande campo di addestramento di Munsing. Nel pomeriggio, grigio di nubi, appare lo spettacolo superbo dello schieramento della divisione alpina Monte Rosa. Sono migliaia e migliaia questi giovani figli delle montagne d'Italia che mai deposero le armi e che ora, dopo il necessario e concreto addestramento, si apprestano a rientrare in patria per raggiungere la linea del fuoco. Lì facemmo un altro corso addestramento ufficiali che durò da fine ottobre fino ai primi di dicembre. In questo periodo noi mettemmo a punto, noi ufficiali, come si può dire, delle disposizioni interne che servivano, secondo noi, a modificare il comportamento verso la truppa, il comportamento degli ufficiali per dargli maggiore efficienza. E lì fu la rivelazione. Ci si accorse che veramente il soldato italiano era di prim'ordine, benché scoraggiato, benché avesse visto quello che era successo dopo l'8 settembre.